Benvenuti e benvenute a Generazioni in Movimento, un podcast che fa parte del percorso di formazione rivolto ai tutor aziendali e scolastici coinvolti nell'apprendistato duale e realizzato nell'ambito del progetto Erasmus, Future Skills for Trainers, per esplorare la dinamica incredibile dei cambiamenti demografici e le sfide uniche che le diverse generazioni affrontano. Oggi un altro episodio stimolante dedicato all'apprendimento e alle nuove generazioni, per analizzare come gli stili didattici, il ruolo dei docenti e anche le tecnologie stiano evolvendo in un mondo sempre più connesso e in rapida trasformazione proprio per i nuovi giovani di oggi. Qui con voi al microfono Isabella Pierantoni e Giulio Beronia. Ben trovato Giulio. Bentrovata Isabella, ciao. Oggi ci immergeremo nelle dinamiche complesse dell'apprendimento nelle nuove generazioni. Esploreremo come i giovani di oggi si stiano adattando a un ambiente educativo in continua evoluzione, guidati anche dalle nuove tecnologie e soprattutto anche da una diversa idea e comprensione dell'apprendimento. Nel corso di questo episodio cercheremo risposte a domande che forse vi state già facendo, per esempio quali sono gli stili di apprendimento predominanti tra i giovani di oggi, come sta cambiando il ruolo dei docenti e degli educatori, ma anche qual è il ruolo delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento e soprattutto come possiamo creare un ambiente più stimolante, più autentico, proprio per le generazioni più giovani che oggi sono parte importante del nostro mondo. Sarà un viaggio di riflessione nell'educazione del futuro, un'opportunità per comprendere meglio le aspettative, le sfide, ma anche le prospettive delle nuove generazioni di studenti di oggi e di quelli che arriveranno. Mettetevi comodi e preparatevi a conoscere le avventure dell'apprendimento del presente e del futuro. Giulio, per prima cosa mi viene in mente di chiederti quali sono i cambiamenti che hanno riguardato la scuola e la figura stessa dei docenti negli ultimi decenni o forse nell'ultimo decennio in particolare? Beh, diciamo che come abbiamo visto anche in altri momenti, le evoluzioni generazionali, come dire, toccano tanti aspetti della vita sociale e toccano anche quelli ovviamente della scuola e dell'apprendimento. Forse un elemento evidente, che parte un po' dalle premesse demografiche che abbiamo fatto anche, nell'episodio precedente, riguarda, anche proprio l'anzianità dei docenti, cioè questa discrepanza che notiamo, forse notiamo tutti chi ha a che fare insomma con il mondo della scuola, per l'OCSE i docenti italiani sono i più anziani d'Europa e i dati ci dicono che, diciamo la scuola primaria, il 58% delle maestre e dei maestri ha almeno 50 anni, con una media, diciamo generale che è intorno al 30%. E ancora di più è alto il numero degli insegnanti della scuola secondaria che sono over 50, quindi il 60 più del 60%. Questo ci fa immaginare, forse nell'immaginario collettivo la scuola è sempre stata così, dove comunque c'è un maestro sempre molto distante di età. In alcuni casi è anche un elemento rilevante, importante, magari lo vedremo più avanti, quanto anche lo scambio intergenerazionale di punti di vista di epoche diverse sia comunque fruttuoso per l'apprendimento, però fatto sta che comunque può esserci uno scollamento rispetto a quello che poi magari le nuove generazioni trovano di cui hanno bisogno magari per essere al passo con questa società vorticosa, frenetica che non aiuta. Sono cambiati anche un po' i ruoli, il mindset che abbiamo rispetto al ruolo del docente, no, quante volte ci siamo detti, una volta il maestro, la maestra, no, aveva una sua autorevolezza, un suo status sociale, no, che soprattutto anche magari nei contesti, non urbani, perché era qualcuno che effettivamente dava un cambio di passo, permetteva delle opportunità a una popolazione che, se andiamo a vedere, insomma nell'800 il 12% della popolazione era forse, giusto in grado di leggere e scrivere, quando poi tutto questo si è ribaltato. Oggi arriviamo, insomma, mi sembra c'è un tipo 13-14% di persone che sono analfabete. Però il tema della literacy, quindi la capacità di leggere, scrivere, risolvere problemi e così via, è un tema di distanza generazionale, assolutamente. Soprattutto in Italia, dove veramente abbiamo
come dire, un contesto che diciamo, i dati ci dicono che è sempre rallentato, soprattutto quando andiamo avanti con diciamo la padronanza e la competenza su titoli di studio più alti. Il livello di istruzione in Italia è solo, come dire, a volte mi spaventa sempre questo dato, cioè oltre il 50% della popolazione italiana ha un titolo di studio che va dalla terza media in giù e solitamente, se andiamo poi ad andare a verificare, l'età delle persone che si trovano in questa condizione, diciamo, di livello di istruzione sono sicuramente quelle più anziane, perché magari hanno avuto meno opportunità storicamente anche di formarsi. E però ecco, in Italia solo circa un 20% ha diciamo una laurea, ovviamente in un range più ampio di età, però questo ci fa capire che il tema dell'istruzione è un tema ovviamente di progresso del paese, ma questo lo sappiamo forse da sempre, ma inevitabilmente va a toccare i temi di intergenerazionalità, perché come ci rivolgiamo all'apprendimento e come pensiamo all'apprendimento è sicuramente un mindset culturale che rileva differenze generazionali. Non dico che per i giovani l'apprendimento è meno importante o per gli adulti, per gli anziani lo è di più o viceversa, però è come dire, una tematica osservativa da tenere in considerazione quando approcciamo sicuramente tutti i temi della scuola e dell'insegnamento. Sì, in effetti la scuola forse è l'ambiente in cui possiamo vedere, molto proprio, le distanze generazionali, soprattutto adesso che sono arrivate le nuove tecnologie. E a questo proposito mi viene in mente, in uno scenario digitale come quello attuale, che vede, la presenza immersiva delle generazioni anche più giovani, proprio all'interno del digitale, dove si parla di una continua guerra dell'attenzione. In che modo questo influisce sugli stili di apprendimento? E anche a questo punto che ruolo hanno le tecnologie, se hanno un ruolo, per poter ridurre questo gap di cui tu parlavi prima, tra generazioni nella didattica? È una bella domanda perché è cruciale, ma soprattutto perché è quella che percepiamo di più. La tecnologia nella scuola, nell'educazione, ma nella formazione tutta, perché vale anche per la formazione adulta, ha sicuramente messo un po' in discussione alcuni aspetti. Non sempre sono stati colti o siamo ancora in una fase, diciamo di adattamento. Ovviamente l'abbiamo visto già con la pandemia, quanto la tecnologia abbia magari dato opportunità di dare continuità in un certo senso alla didattica, seppur fatta bene o male secondo i casi, però ha evidenziato un tema, che la tecnologia non può essere avulsa dalla programmazione didattica, ma forse non deve neanche diventare, no, l'unico elemento salvifico, perché questo fa parte poi dell'approccio, no, chi, insomma, come dire, pensa che la tecnologia ci salverà, sì, ma deve anche avere, come dire, bisogno dell'ingegno sociale e dell'ingegno umano. Quindi sicuramente il tema scolastico di scuola e tecnologia è un tema rilevante. Oggi siamo in un contesto dove i dati, ormai molti, diciamo, analisi di marketing soprattutto ci dicono che la Gen Z ha un livello di attenzione di solo 8 secondi rispetto ai 12 secondi di insomma generazioni vicine, diciamo così. Io mi sento a volte anche un po' di contestarlo, perché a volte entriamo in un circolo vizioso in cui andiamo a pensare che soltanto i giovani siano distratti, disattenti per colpa della tecnologia, quando invece questo non è vero. Il vero grande tema sarebbe dare la patente, come diamo la patente per guidare il mezzo dell'automobile, la patente la dovremmo dare a tutti, ma anche agli adulti e agli anziani, su come si utilizzano i social network, su come ci si approccia, no, a un contesto digitale. Detto questo, sempre diciamo i dati marketing, per esempio Google Trends ogni tanto va a raccontare quali sono i modi per essere più accattivanti e diciamo superare la difficoltà di attenzione dei più giovani. Di solito gli ingredienti che vengono segnalati sono la creatività, la velocità e l'onestà, no, quindi essere comunque autentici e concreti è molto importante. Detto questo, non dobbiamo cadere nel falso mito che dicevo prima, insomma, questo tranello del nativo digitale, che siccome è nativo digitale allora sa usare tutti gli strumenti e tutte le modalità. La risposta sta nel riuscire a innescare invece una capacità, di concentrazione, di coinvolgimento nell'approfondimento di un contenuto, perché i giovani in realtà sono
interessati a temi che magari non sono inclusi nel programma didattico, per esempio, oppure, e questo purtroppo è, come dire, un tema che esiste da sempre, nella capacità ovviamente dell'insegnante di rendere coinvolgente quello per cui, si sta studiando in quel momento indipendentemente dalla materia. Detto questo, la tecnologia può supportare, tanti aspetti e tante modalità, e oggi sicuramente il futuro va verso, un apprendimento che è sempre più blended, no, sempre più, mixato tra, reale e virtuale, un apprendimento phygital, dicono quelli bravi, cioè che inizia diciamo a mettere insieme gli aspetti fisici e digitali in maniera armonica, perché questo poi è il grande segreto, quindi riuscire a trovare il giusto equilibrio tra le cose, perché riadattare una didattica, diciamo, frontale, versativa, in digitale non serve a nulla se non magari, ecco, a permettere una connessione, a distanza o asincrona. Oggi ci sono tanti anche nel mondo aziendale, insomma, tanti sviluppi nuovi di tutto ciò che riguarda il learning. Per esempio si parla di micro learning, di utilizzo anche del podcasting per l'apprendimento, quindi utilizzare pillole di contenuti brevi in alcuni casi può essere rilevante in un contesto dove siamo sempre di fretta, abbiamo tutti poco tempo, anche i giovani hanno poco tempo perché anche loro hanno tante attività e tante iniziative, che portano avanti. Però la capacità è quella di rendere la tecnologia come o comunque il digitale come suo principio, qualcosa che renda le cose semplici e veloci fondamentalmente, perché se sono astruse e articolate, non aiutano il corpo docente che deve imparare magari nuovi strumenti e nuove modalità. Non aiutano anche, la user experience, anche qua uso termini, anglofoni, ma perché è quello che poi è utilizzato insomma nel contesto anche digitale, e quindi calarsi nell'esperienza digitale dell'utente è molto importante. E soprattutto poi magari lo vedremo, si tratta anche di ripensare in qualche modo la didattica, perché avere questi supporti significa, no, smontare e rimontare quello che poi è il contenuto a cui magari siamo abituati. Beh, direi che, sicuramente ci sono tanti temi da toccare, allungando anche lo sguardo oltre, il tema dell'apprendimento nel circuito scolastico, mi viene in mente, in un'ottica di preparazione degli studenti al futuro professionale che li attende, quali sono anche le differenze dal punto di vista generazionale che possono trovare dal punto di vista del lavoro, e cosa soprattutto, anche nell'ottica di un apprendimento differente tra generazioni, può essere fatto per avvicinare le generazioni. Allo stesso tempo, come rendere inclusivo un percorso di carriera che si deve inserire all'interno di posti di lavoro, di un mondo del lavoro dove esiste un'etica del lavoro che può essere differente da una generazione all'altra. Tocchiamo un tema a me molto caro, perché è quello poi che riguarda tanto adesso per esempio il mondo aziendale, ma ovviamente riguarda tutte le organizzazioni pubbliche o della piccola impresa e così via. Oggi lo notiamo di più perché ha una rilevanza mediatica maggiore, esiste un tema, di discrepanze, rispetto all'etica del lavoro. L'etica del lavoro generazionale che, ci ha accompagnato negli ultimi decenni, è un'etica del lavoro che ha raccontato, un certo tipo di messaggi, ha diffuso un certo tipo di messaggi, che erano sicuramente frutto anche del contesto socio-economico da cui provenivano. E quindi l'ottica del sacrificio, cosiddetto, legato al lavoro, la capacità di impegnarsi e di darsi da fare, con la promessa soprattutto che questo avrebbe portato un risultato, è quello che poi hanno insegnato le generazioni più adulte, più anziane ai giovani, e ai millennial, ai Gen Z di questo periodo storico. Quello che è cambiato è che questo meccanismo si è rotto, non c'è più questa sicurezza nel dire: "Se ti laurei dopo una settimana trovi lavoro", non c'è più la sicurezza del dire, "Se ti impegni ce la farai", perché sono cambiate le dinamiche socio-economiche e tante, tante altre cose. Detto questo, io di solito quando parlo di sacrificio cerco sempre di far focalizzare sul significato della parola, cioè quando sentiamo, parlare di: "I giovani non si sacrificano" e cose del genere, dobbiamo ricordarci che
quel sacrificio, nella parola sacrificio c'è un discorso legato alla possibilità di ottenere un risultato, cioè io mi do da fare, mi sacrifico e mi impegno se so che poi ho un ritorno, anche magari solo in termini di crescita personale, di non dico per forza di carriera, ma comunque qualcosa che riesco a un obiettivo che riesco a raggiungere. Se la parola sacrificio viene intesa come martirio o come schiavitù, è chiaro che dall'altra parte difficilmente abbiamo qualcuno che vuole essere martire o sacrificarsi per qualcun altro, per il solo guadagno di qualcun altro. Ecco, questo è quello che dobbiamo tenere a mente per evitare anche, se vogliamo, insomma, dei bias generazionali. In quest'ottica, diciamo, dobbiamo entrare in quest'ottica dove abbiamo iniziato a innescare come delle tossicità nei messaggi e nella retorica delle nuove generazioni rispetto al lavoro. C'è un filosofo contemporaneo belga, si chiama Pascal Chablot, che ribattezza questa cosa come afuturalgia, cioè mancanza di futuro, che è una cosa che per gli anziani in teoria è abbastanza naturale, perché se uno ha un'aspettativa di vita più corta, come dire, so che ho meno futuro davanti a me. Ma quello che abbiamo fatto, stiamo facendo, insomma, in quest'ottica, in questo momento storico, è un paradosso, cioè stiamo innescando afuturalgia nei più giovani, perché stiamo dicendo loro che non ce la faranno, che come dire, le dinamiche sono difficili e quindi la mancanza di futuro sentita con 15-20 anni poi innesca anche tutte le problematiche che conosciamo, legate per esempio anche al benessere psicologico e anche a quello che potrebbe essere poi la costruzione di un futuro dal punto di vista familiare e lavorativo. Quindi il vero come dire, il vero innesco da fare è ridare fiducia al mercato del lavoro e ridare autenticità, cioè smetterla di parlare, fare uno storytelling dove vieni da noi e ce la farai, avrai un grande impatto, ma soprattutto iniziare a distinguere tra vocazione e talento. Questo è un concetto che elaborava anche Jung, cioè il talento, come dire, è commisurato al momento storico, perché tu hai bisogno di quel tipo di competenze in quel momento, in quella circostanza, mentre la vocazione inevitabilmente è qualcosa che può perdurare anche nel tempo. E quindi dobbiamo riconfigurare tutto questo, ma soprattutto far capire ai giovani che il mercato del lavoro non è soltanto quello che viene raccontato a livello mediatico, perché solitamente è quello che è frutto delle informazioni e delle necessità, dei fabbisogni professionali di una piccola fetta magari di grandi aziende multinazionali che pubblicano e parlano dei loro annunci di lavoro. Il mercato del lavoro italiano è fatto soprattutto da microimprese diciamo il 90% di microimprese di 1-10 dipendenti e allora inevitabilmente anche loro non riescono magari a raccontare le opportunità e i fabbisogni professionali e quindi a volte anche questo è un po' un misunderstanding importante che non aiuta. Quindi sicuramente un messaggio da inoltrare è proprio questo di riattivare una nuova fiducia nel mercato del lavoro. Beh, Giulio, hai citato delle parole potentissime: sacrificio, talento, vocazione e soprattutto afuturalgia. Mi viene in mente allora che le cose devono cominciare a cambiare da subito, fondamentalmente. Ci sono, per esempio, degli approcci innovativi di apprendimento che possono essere sviluppati per innovare anche gli stili didattici oggi e nei prossimi decenni, ma anche solo nei prossimi 8 anni, perché insomma tra poco arriviamo al 2030, quindi e arriva l'Alpha Generation entrerà nel mondo del lavoro. Ci sono appunto e quali sono per essere più al passo con i tempi e anche per cominciare a lavorare su questi grandi temi che tu hai toccato prima di poca speranza verso il futuro e di cambiamento dell'idea di vocazione, talento, sacrificio. Sicuramente non dobbiamo farci prendere da la mano, no, e dire quello che spesso viene fatto, cioè a cosa serve il mercato, cosa serve al mercato del lavoro in questo momento, allora devo formare qualcuno per quello che serve in questo momento, perché poi il tempo che le persone vengono formate già, voglio dire, quella necessità di quel talento specifico in quell'anno lì già cambia magari dopo 6 mesi, no?
e soprattutto invece aprire la mente verso una competenza che sia più trasversale, o qualcuno parla di competenze a pettine, no? Cioè che possano essere riformulate anche con settori e ambiti contigui. Dal punto di vista prettamente pedagogico, in realtà credo che le metodologie siano già state elaborate, il problema è stato metterle a terra, perché negli anni, soprattutto insomma negli ultimi decenni di pedagogia contemporanea si è lavorato tanto per cercare non soltanto di integrare i temi tecnologici che dicevamo prima, ma anche proprio per riformulare l'apprendimento verso qualcosa che ha sicuramente una rilevanza più costruttivista, no, cioè un meno attenzione al contenuto didattico sic et simpliciter, ma soprattutto per, decostruire e ricostruire, no, i contenuti dell'apprendimento, ma soprattutto, io sposo molto anche diciamo un pensiero di un pedagogista sempre contemporaneo, si chiama Gerd Biesta, che parla di learnification, cioè in questa grande anche abbondanza di contenuti e di opportunità che ci dà anche per esempio il web, perché oggi si può imparare tanto anche non soltanto attraverso la scuola, ma anche attraverso tante altre opportunità, non dobbiamo dimenticarci di quello che invece è l'approccio educativo, cioè non si parla più di educazione, no, la formazione critica dell'alunno come soggetto in una cioè fondamentalmente oggi vediamo sempre di più i formatori e i docenti come dei tecnici dell'autoformazione dello studente, cioè ti do i contenuti e poi fai da solo tutto, è sempre quindi bisogna sfuggire un po' questo, quindi non dobbiamo sempre avere la testa ben piena, ma la testa ben fatta, no, come diceva Moren. Però il concetto è che tutte le modalità di apprendimento situato, cioè tutto il filone che riguarda le comunità di apprendimento e di pratica, del situated learning appunto, no, Jane Lave, Tien Wenger, sono tutte quelle che vanno verso un realismo pedagogico, cioè la capacità di vedere anche l'attualità intorno a noi. Il grande passaggio è quello di decidere, di mettere il coraggio di mettere mano ai programmi didattici e non lasciarli a quelli di 100 anni fa della riforma gentile, e avere il coraggio di decostruire, ricostruire e decidere che allora alcuni contenuti possono essere effettivamente fruiti in autoformazione, in blended learning, in modalità come dire, digitali e di piccole pillole di contenuto, e altri invece devono avere la capacità di mettere insieme e creare apprendimento situato e coinvolgimento e interazione il più possibile con il gruppo classe. Un altro tip che potrebbe essere interessante anche in quest'ottica evolutiva, no, delle generazioni, è proprio anche riuscire a mescolare intergenerazionalità e quell'educazione peer to peer. Diciamo l'educazione tra pari è stata, come dire, applicata anche questa tanti anni fa già da Don Milani, nella scuola di Barbiana, però il fatto di mettere insieme anche superare, no, questo paradigma per cui, come diciamo all'inizio, il docente è più anziano e quindi ti dà un certo tipo di contenuti perché ne sa, in realtà il mutuare esperienza anche tra pari ha un innesco molto, molto rilevante, molto importante in termini di apprendimento, senza però diventare estremisti anche dall'altro punto di vista, cioè l'intergenerazionalità lo sappiamo in tanti studi, anche in tante prospettive di progetti che vengono fatti insomma nelle prospettive comunitarie, insomma di reti anche cittadine e così via, possono dare tanto e possono far evolvere con un ingrediente nuovo che prima non avevamo, che era quello delle tante generazioni che convivono nello stesso momento storico, la possibilità di rendere anche gli studenti insegnanti di qualcosa, portatori sani di un'esperienza, seppur come dire, più ristretta temporalmente, ma magari significativa. E non penso soltanto alla tecnologia, no? Insegnami a usare internet, può essere molto di più. Quindi riuscire a mettere in campo anche questi ingredienti probabilmente può aiutarci ad avere una prospettiva, se non altro, più concreta, più vicina all'attualità. Ecco. Giulio, grazie per questi approfondimenti interessantissimi e queste riflessioni davvero stimolanti. Vuoi lasciare per chi ci segue dei link, dei suggerimenti per approfondire e saperne di più su questi temi? Allora, sicuramente un po' degli autori che ho citato possono aiutare a capire, insomma, l'approfondimento pedagogico a cui faccio riferimento, ma insomma, ecco, possono esserci tanti se vi andate a vedere qualche insomma, qualche
elaborato di filosofia contemporanea, sono filosofi che ormai da decenni ci parlano di queste tematiche educative, di responsabilità generazionale in maniera molto, molto rilevante. Poi sicuramente vi suggerisco di utilizzare il canale dell'ascolto, cioè il podcast è sicuramente una modalità nuova di approcciarci all'approfondimento dei contenuti, quindi ce ne sono diversi che possono trattare tematiche e che possono essere mescolati proprio in questa decostruzione e ricostruzione anche del nostro apprendimento. Ovviamente anche That's Why Generazioni al Lavoro, che è il podcast che conduco e che ovviamente parla di queste tematiche intergenerazionali, e il blog di Generation Mover, perché a maggior ragione ci dà tanta sostanza in termini anche di dati e di statistiche demografiche. Grazie mille Giulio e grazie a tutti voi per aver seguito Generazioni in Movimento. Per saperne di più sugli altri contenuti formativi del percorso, visitate il sito web del progetto Future Skills for Trainers con for scritto 4 all'indirizzo www.futureskillsfortrainers.eu. A presto!